sempre facciamo un paio di minuti di silenzio. Proviamo a riposare nella presenza. Riposare non è una cosa né difficile né spiacevole. Significa appunto non darsi da fare, ma semplicemente stare nella presenza, la quale è una parola che va a indicare il nostro senso di essere qui, il nostro senso di esistere, che è lo sfondo di tutte le cose. Quindi sto parlando del senso di esserci, non del pensiero esserci. Non c'è bisogno di pensare che ci siamo. Se ci mettiamo tranquilli, il senso della presenza emerge senza bisogno che ce lo diciamo. E siccome è un senso, una sensazione di presenza, vuol dire che non è soltanto il fatto che noi ci siamo, ma anche che c'è la coscienza. C'è una coscienza presente, altrimenti non avremmo il senso di esserci. E questa coscienza, così come il senso di esserci non ha bisogno di essere pensato per emergere spontaneamente, allo stesso modo la coscienza non ha bisogno di osservare, di sforzarsi di fare un'osservazione per esserci. In realtà la coscienza c'è malgrado noi, nel senso che anche se noi cerchiamo di uscire dalla coscienza, ci rimaniamo lo stesso dentro. Quindi anche lei sta da sé in questa presenza. La presenza è questo esserci e coscienza, che sono la stessa cosa, che si esprimono spontaneamente e su cui possiamo riposare appunto per un paio di minuti senza fare altro. Va bene. Quando guardiamo da lontano le montagne, possiamo riconoscerle dalla loro forma. Alcune sono alte o altre basse, alcune a punta, altre arrotondate. Tant'è vero che conferiamo dei nomi alle montagne, no? Quello è il Monte Rosa, quello è il Monte Bianco, quelle sono le Dolomiti. Ecco, quindi le montagne da lontano appaiono come delle entità di per sé compatte e diverse l'una dall'altra. Naturalmente, se noi ci avviciniamo e andiamo a toccare una montagna, ci accorgiamo che scompare la montagna dal nostro sguardo, dal nostro anche orizzonte concettuale, e ci troviamo di fronte a un'enorme varietà di piccole cose, venature della roccia, fessure da cui spuntano ciuffi d'erba, muschi sulle pietre, pietruzze, cioè la montagna diventa un insieme eterogeneo di un'infinità di cose, nessuna delle quali è uguale all'altra. Ecco, un po' lo stesso, se ci pensate, accade nella nostra vita. Nella nostra vita ci sono delle, se volete, macroforme a cui diamo un nome, che appaiono unitarie. Diciamo, queste macroforme con un nome sono, che ne so, andare a pagare una bolletta alle poste, fare la dichiarazione dei redditi,
andare a prendere il nostro figlio a scuola, programmare quel viaggio, riparare la lavatrice. Ecco, e queste macro azioni hanno una loro unità, una loro coerenza. La nostra vita è fatta di questo, di queste macro strutture, alcune quotidiane come quelle che ho detto, altre cariche di importanza come curarsi da una malattia di una certa entità, come riuscire a mettersi insieme con la persona di cui siamo innamorati, altri come fare ricomporre una relazione importante che si è deteriorata. Cioè la nostra vita è fatta di queste macro strutture, macro azioni. Ora, se però le andiamo a vedere più da vicino, come con la montagna, queste macrostrutture scompaiono in una enorme quantità di altre cose. Pensate a una qualsiasi degli esempi che ho fatto e si differenziano in una infinità di cose. Quindi se andiamo a vedere più da vicino che cos'è questa nostra vita, perché la nostra vita è un insieme di queste, come per esempio avere a che fare con un cane. Va bene. Se ci pensate bene, la nostra vita è in qualche modo noi la descriviamo in base a questi insiemi più grandi. Ma se andiamo a vedere la nostra vita, che cos'è più da vicino, incontriamo la nostra esperienza, che è un nome generale per indicare un'enorme quantità di esperienze che sono proprio la trama, il tessuto del nostro vivere. Pensate in questo momento. Allora, la macrostruttura si chiama partecipare a un satsang. Cioè, che fai stasera? Partecipo a un satsang. Che faccio adesso? Sto partecipando a un satsang. Ma se andiamo a vedere da vicino la nostra esperienza concreta, noi troviamo un'infinità di cose, di gesti, che possono essere bere un sorso di tè da una tazza che abbiamo vicino, prendere una penna per prendere un appunto, accarezzare un cane. Possono essere sensazioni fisiche, caldo, freddo, tensione, distensione, agio, disagio. Possono essere emozioni, noia, fastidio, interesse, entusiasmo. Possono essere vedere le cose, vedere lo schermo, udire non solo quello che dico io, ma i rumori che vengono da fuori. Può essere pensare, sono d'accordo, non sono d'accordo, eccetera. Cioè, capite che la nostra vita è fatta completamente da questa microtrama di microesperienze che si succedono, si intrecciano di momento in momento. Non c'è altro nella nostra vita che questo. E la nostra vita fatta di questo è quella cosa che amiamo così tanto che il solo pensiero che finirà ci riempie di terrore. Questo flusso di esperienze che sono la trama della nostra vita sono quello che noi amiamo di più, per il fatto che siamo angosciati dal fatto che finirà. E quindi, ecco, quello che conta di più per tutti noi è l'esperienza, perché tutte le altre cose che possono contare molto per noi possono contare ed esserci solo se c'è questa esperienza. Se questa esperienza non c'è più nient'altro che possa contare o non contare.
E allora capite che l'esperienza è qualcosa di molto interessante per noi, è qualcosa a cui noi non pensiamo molto ed è strano, no? Cioè non la vediamo in questo modo, vediamo le montagne, diventa molto importante la macrostruttura, diventa molto importante riuscire a guadagnare quei soldi, ad accomodare l'elettrodomestico senza spendere troppo, ad andare in vacanza in quel posto. Quello più grosso per noi conta tanto e pensiamo che la vita sia fatta di quello, ma quello non, le montagne non sono montagne, sono quei sassolini, quell'erba, quelle fessure. Ecco, e allora forse se noi vogliamo esplorare che c'è, qual è questa cosa che amiamo tanto, viene da chiedersi, ma da dove sorge l'esperienza? Com'è che appare? Che appare? Che cos'è che la fa apparire? C'è qualcosa che la fa apparire, che apre il suo orizzonte? E spesso noi rispondiamo, diciamo sì, è la coscienza, perché la coscienza, senza la coscienza non c'è nessuna esperienza. Ma capite bene che quando diciamo c'è la coscienza, che cos'è? Cioè, coscienza è una parola. Non ci dice, cioè, non ci dice che cos'è questa cosa che apre l'orizzonte in cui l'esperienza può accadere. È una parola, coscienza, sì, ma che cos'è la coscienza? E allora se ci cominciamo a familiarizzare con questa domanda, succede una cosa strana, che più frequentiamo questa domanda e meno ci sembra possibile rispondere. Perché? Beh, prendiamo un altro esempio, poi ritorniamo alla coscienza. Prendiamo un'altra parola, una parola più semplice, mela, va bene? Allora, mela è una parola, è un pensiero che poi noi possiamo tradurre in una parola, mela. Ok. Noi sappiamo che la parola non è mai la cosa. La parola mela non ha sapore, non ha odore, non ha colore, è una parola. È un'esperienza, eh? Cioè è chiaro che nel momento in cui io penso o dico mela, la parola mela, appare la parola, quindi è un'esperienza, è l'esperienza di una parola che appare. Ma la parola mela non è mela. Allora, che cos'è la mela? È ciò a cui la parola mela si riferisce, ciò che viene indicato dalla parola mela. La parola mela è un segno, diciamo così, che indica qualcos'altro che è l'effettiva mela. E così noi che processo facciamo? Diciamo mela e ci viene in mente la vera mela, no? Ma la vera mela, se la vediamo nei termini della nostra esperienza, è come la montagna. Cioè, che cos'è l'esperienza di una mela? Non è una esperienza, è un'esperienza di vedere un colore rosso, verde, giallo, l'esperienza di toccare una cosa dura, fresca o morbida, l'esperienza di sentire un odore, l'esperienza di sentire un sapore. Queste esperienze capitano in sequenze in cui però sempre esperienze simili capitano tutte insieme. Non succede mai che che una di queste esperienze diventa come quella di un limone, per dire, no? Però sono tante esperienze che capitando insieme possono essere riassunte in un termine mela. La parola ha questo di vantaggioso,
che può prendere una sequenza di esperienze diverse che, siccome ricorrono insieme, vengono indicate con un solo nome, tanto si sa che stanno tutte insieme. E che se io vedo una mela, poi dopo, se la odoro, sento il profumo di una mela. Quindi, riassumendo, la parola mela è un'esperienza che accade, verbale, mentale, un pensiero, una parola, che si riferisce come segno ad altre esperienze sensoriali simili, che si ripetono e che vengono insieme messe sotto la parola nera, come noi diciamo il monte rosa, però se poi vai a vedere da vicino non c'è più la montagna perché ci sono neve, crepacci, eccetera, eccetera. Ora, la parola mela non solo può collegarsi a delle sensazioni, odore o colore, eccetera, ma anche può richiamarsi, riferirsi ad altri concetti e ad altre parole. Ed è per questo che sono a loro volta esperienze, quando le pensiamo o le diciamo, che accadono. E allora per questo motivo è possibile anche dare una definizione di che cos'è una mela. Possiamo dire, per esempio, che una mela è un essere, perché esiste, vivente, perché è organica, vegetale, che appartiene al mondo vegetale. Cioè il vecchio Aristotele, no? Per generi e specie parlava di una definizione di che cos'è qualcosa. Questa definizione, quindi la definizione è fatta collegando diciamo un'esperienza verbale come la mela ad altre esperienze di pensiero, di concetti, e così si ha la definizione. Questa è un po' quello che succede, no? in questo ambito. Adesso torniamo alla parola coscienza. Ora, sicuramente la parola coscienza non sappiamo bene, è un po' misteriosa, ma ha a che fare con le esperienze che vengono, col percepire le esperienze, no? L'esperienza mela è percepita, l'esperienza uditiva, olfattiva o di sapore o di colore è percepita. Sappiamo che in qualche modo il percepire le esperienze è collegato a quella cosa misteriosa che chiamiamo coscienza. Questo possiamo dire, ma la parola coscienza ovviamente è un'esperienza, anche quella accade come tutte le esperienze. Quando dico coscienza, quando penso coscienza, è un pensiero, è una parola che appaiono come un'esperienza percepita, come la parola mela. Ma la parola mela si riferisce ad altre esperienze specifiche, di colore, di odore, di sapore. La parola coscienza si può riferire a delle esperienze specifiche? Possiamo dire che la coscienza è un colore, un sapore? No. Sappiamo che grosso modo ha a che fare con il percepire, con la possibilità di percepire le esperienze, ma non è limitata a una esperienza in particolare. E non è un'esperienza la coscienza. Non si riferisce a nessuna esperienza sensoriale, neanche a altre parole. Quindi non può essere definita, perché non ha a che fare con le specifiche esperienze che accadono. Partecipa in qualche modo misterioso a tutte le esperienze che facciamo, ma non è nessuna delle esperienze che facciamo. Quindi
E in qualche modo tutte queste esperienze appaiono in quanto percepite grazie a quel mistero a cui noi abbiamo dato il nome di coscienza. Però anche la parola coscienza viene percepita e appare grazie a quella cosa misteriosa, perché non è quella cosa, ovviamente. La parola coscienza è un'esperienza che non si riferisce ad altre esperienze fatte di oggetti percepiti, ma si riferisce all'evento stesso del percepire. Quindi la parola coscienza non si riferisce a ciò che viene percepito, cioè agli oggetti percepiti nelle esperienze che chiamiamo esperienze, l'esperienza di un dato colore, di un dato odore, cioè, non si riferisce agli oggetti percepiti, ma si riferisce all'evento del percepire, che partecipa di tutte le esperienze. E questo evento non è un oggetto, apre la possibilità a tutti gli oggetti di esporsi come esperienza, ma di per sé è l'evento del percepire ed è quindi fuori della percezione o prima della percezione, ma non in senso cronologico. E dunque rimanda a una diciamo dimensione non oggettiva e quindi non definibile. Chiedersi che cosa è la coscienza è una domanda senza risposta, perché la coscienza non è una cosa, capite? A differenza della parola coscienza. La parola coscienza, virgolette, è una cosa che appare come un'esperienza. E allora, tornando a quella che è la nostra concreta esperienza, che cosa possiamo dire di questa misteriosa dimensione che abbiamo chiamato coscienza? Ecco, non è la coscienza, questa dimensione non è un'esperienza, ma ciò che a monte dell'esperienza apre l'orizzonte dell'apparire di ogni esperienza. Nella nostra filosofia spesso si sono usate altre espressioni simili, per esempio si è parlato della radura, una radura di luce. Immaginate il bosco fitto, scuro, pieno di ombre, poi invece c'è uno spazio, una radura dove splende il sole, per cui ciò che ci entra si mostra, appare. Appare e quando parlo delle esperienze sto parlando di quelle di un apparire incontrovertibile, cioè le esperienze che noi facciamo, se noi le osserviamo, si mostrano in maniera inconfutabile per quello che sono. Mi spiego. Noi che le esperienze si mostrano è inconfutabile. Se io odo un suono, vedo una cosa, ho un pensiero, sento una sensazione fisica, provo un'emozione, che accade è incontrovertibile, è una certezza, è una cosa che non può essere negata per la sua evidenza immediata. Quando mi vado a chiedere che cosa sta accadendo o come sta accadendo, allora lì posso entrare in una interpretazione che può essere più o meno giusta, più o meno sbagliata, può essere illusoria, può essere... Quindi il che, il come, il che cosa
sono discutibili, opinabili, ma quando un'esperienza qualsiasi accade come questa che sta accadendo adesso, è innegabile la sua evidenza. Anche se il significato glielo diamo dopo, e in quanto al significato che diamo, può essere più o meno giusto, sbagliato, distorto, incompleto, capite? Un'altra parola molto importante, molto forte, che nella nostra storia della filosofia occidentale è stata usata dai greci antichi, è verità, per indicare l'evidenza dell'esperienza. La parola era aletheia, e aletheia è interessante, come sanno molti di voi, perché è fatta da un alfa privativo, e poi l'ete significa nascondimento, qualcosa che è nascosto, che è velato, che è anche collegato all'oblio. Quindi qualcosa di velato, di nascosto, di obliato. Aletheia è il contrario, è il non nascondimento dell'evidenza delle esperienze che si mostrano adesso. Il non nascondersi di queste esperienze. Ecco, il paradosso di questa misteriosa dimensione che noi chiamiamo coscienza è che nell'evento del percepire l'esperienza, la coscienza, per mostrare l'esperienza che appare, si tira indietro e per lasciargli spazio, appunto. Per fare spazio all'apparire dell'esperienza, la coscienza si nasconde, fa spazio tirandosi indietro, diciamo così. E quindi non la possiamo mai cogliere come un'esperienza, perché sta sempre a monte dell'esperienza. Mostrando si nasconde. L'atto stesso di mostrare l'esperienza contemporaneamente significa che la coscienza si nasconde e è fuori dell'esperienza, non può stare nell'esperienza, è sempre a monte. Ecco perché è tutto sommato abbastanza insensato il tentativo della scienza contemporanea in molti settori, per esempio delle neuroscienze, il tentativo e la speranza di risolvere il mistero della coscienza studiandola scientificamente. Perché la scienza stessa, per funzionare, ha un metodo che consiste nell'osservazione dell'esperienza e nello studio dell'esperienza e poi nella misura attraverso i numeri, cioè dell'esperienza. La scienza, per essere oggettiva, deve guardare l'esperienza e trasformare ciò che vede nell'esperienza in oggetti misurabili. Ora capite che se no non è scienza. Capite che per quello che riguarda la coscienza è impossibile, perché la coscienza non si trova nell'esperienza, ma è appunto l'evento del percepire, non è il percepito, capite? E non potrà mai essere un oggetto, se no non è la coscienza. Sì, c'è la parola coscienza, ma non è la coscienza. Ci sono i contenuti che appaiono nella coscienza, infatti si possono studiare tutti i contenuti della coscienza e tradurli in termini di fisiologia del cervello. Se tocco sta parte del cervello appare, che ne so, un colore, se tocco quest'altro si sente un suono.
ma questo non riguarda l'evento del percepire, riguarda ciò che viene percepito. E quindi io posso studiare i contenuti della coscienza, ma il fatto della coscienza non può essere studiato. Uno scienziato può osservare le cose, può fare delle teorie, ma la coscienza è sempre prima e a monte ed è quella misteriosa dimensione che apre la radura di luce entro cui lo scienziato pensa alle sue teorie e fa le sue osservazioni. E questi limiti della scienza sono interessanti però perché proprio vedendo un limite si vede anche qualcosa oltre quel limite. Per esempio, esiste oggi c'è una teoria, una teoria recente, scientifica, molto interessante per la sua grande affidabilità e anche applicabilità. Qualcuno di voi forse ne ha sentito parlare, uno dei nomi è Predicting Code, questa è la teoria, nata nel mondo delle neuroscienze come una teoria sul funzionamento del cervello, del sistema nervoso centrale, ma anche usabile in biologia per in generale studiare il fenomeno della vita come autopoiesi, e poi sta mostrando, ha avuto molto successo proprio per la sua rigorosità, eccetera, e si ritrova, che ne so, ho visto che c'è un articolo in cui addirittura viene applicata alla psicoanalisi, eccetera, eccetera. Quindi è una teoria molto feconda dal punto di vista scientifico, eccetera. Io non sono in grado di sviscerare gli aspetti tecnici con cui questa teoria viene articolata, perché occorrono delle competenze che non ho scientifiche. Quindi posso solo così darne un vago accenno per quello che ci può interessare per il nostro discorso. Questa teoria, diciamo che si ricollega a una cosa più vecchia, che era il concetto di Umwelt. Umwelt, termine tedesco, che andava a indicare, va a indicare il fatto che ogni specie vivente vive non nel mondo, ma in un suo mondo costruito all'interno. Perché per sopravvivere evolutivamente una specie vivente deve vedere un mondo che sia collegato alle sue azioni che le permettono di sopravvivere e di adattarsi all'ambiente. Quindi il mondo è fatto di rappresentazioni, se volete, o di proto-rappresentazioni collegate a tutte le sue azioni, per cui il mondo viene visto in funzione di tutto questo. E viene creato un mondo apposta, quindi il mondo dell'ombrico è totalmente diverso dal mondo del pipistrello e il mondo del pipistrello è totalmente diverso dal nostro, ovviamente. Ognuno di noi vede e vive in un mondo che non è uguale a quello degli altri perché deve essere funzionale. Se vi ricordate, qualche volta abbiamo accennato anche nei nostri satsanga al libro di Hoffman, Donald Hoffman, quel neuroscienziato, che faceva l'esempio, non parlava di Umwelt, ma insomma l'esempio è quello del desktop, del computer, no? Ognuno ha come il suo desktop dove c'è la struttura generale da cliccare per fare le cose, però questo desktop non è il computer, cioè noi non sappiamo, non vediamo niente guardando il desktop dei processi che stanno lavorando dentro al computer. Ecco, questo era il concetto di Umwelt. La rigorosità maggiore con cui viene elaborato, partendo da questo, nel predicting code, in questa teoria, è questa, che il sistema nervoso centrale, cioè il cervello, fondamentalmente nell'ambito di questo mondo produce dei modelli
che sono ipotesi predittive. Cioè, quello che fa continuamente il cervello è costruire modelli di ipotesi predittive, cioè se succede X, allora è probabile che succeda Y, è meno probabile che succeda Z, è molto più probabile che succeda gamma. Cioè c'è come proprio un calcolo delle probabilità in cui noi ipotizziamo, il cervello ipotizza quello che può succedere in base a ciò che viene percepito o a quello che si vuol fare. Se faccio X, quanto è probabile che accada Y, quanto è probabile che accada Z, quanto è probabile che accada... E vengono fatti quindi dei modelli predittivi. Naturalmente quello che il sistema nervoso centrale elabora come modelli predittivi viene continuamente messo alla prova da quello che il sistema nervoso periferico, i sensi, eccetera, portano come dati. E quindi si viene a creare un confronto fra questi modelli predittivi e questi dati. Se i dati portati dal sistema nervoso periferico su per giù coincidono con i modelli predittivi, l'organismo prosegue con i suoi modelli vecchi perché funzionano e quindi entra in uno stato di routine, di abitudini che in qualche modo gli permettono un ottimo modo di adattarsi alla realtà. Ma che succede quando invece questi dati a contatto col modello, con i modelli elaborati predittivi non coincidono e i modelli quindi non predicono bene? Considerate che tutto questo io lo dico semplicemente, ma per esempio la teoria usa modelli matematici molto complessi, alcuni presi anche dalla termodinamica, per intenderci, dal discorso sull'energia libera nella termodinamica, quindi insomma sono cose che hanno un'efficacia notevole applicativa. Insomma. Va bene, allora che succede quando c'è una dissonanza fra i modelli predittivi e quello che ci portano i dati esterni, diciamo così, apparenti? Ecco, quello che succede è che si prova uno stato di sconcerto, di sorpresa e a volte anche di ansia e di angoscia. Si viene, se volete, smarcati dalla situazione, ti manca il terreno sotto i piedi, ti trovi un po' in caduta libera senza sapere più dove aggrapparti. E questo senso di sorpresa e di sconcerto in qualche modo ha come diciamo reazione del sistema una rielaborazione, una revisione e una rielaborazione degli schemi, dei modelli predittivi vecchi che vengono messi da parte o corretti o sostituiti da altri modelli predittivi. Ora, no ragazzi, scusate, stasera purtroppo è una situazione un po' difficile perché no, perché sono un po' agitati e poi non riesco a tenerli fuori. Allora, quindi di fronte a una mancanza di connessione fra i modelli predittivi e quello che viene dal sistema nervoso periferico, ci si trova di fronte a uno sconcerto, a uno spiazzamento, a una sorpresa che porta a rielaborare nuovi modelli predittivi fino a che di nuovo non funzionano e allora scompare o si riduce la sorpresa e si ritorna alla routine di un adattamento abitudinario. Ecco, quindi questo è un modello che funziona molto bene e sicuramente un organismo vivente fa così.
Ma è tutto qui. Cioè, il cervello sarebbe una macchina per minimizzare, ridurre al minimo la sorpresa. La sorpresa sarebbe un fatto tutto sommato negativo, cioè il sintomo di una cosa che non va, e come tutti come il dolore, no? È un sintomo che ti dice che devi fare qualcosa, ti devi curare, ecco. Quindi la sorpresa, la meraviglia, lo sconcerto è soltanto un segnale d'allarme per ritornare, per eliminarlo? Ecco, secondo me giustamente un eminente filosofo della scienza come Bitbol si chiede, ma andiamo un po' a vedere i correlati soggettivi dei nostri vissuti di fronte a queste situazioni. Cioè, questa è una descrizione di quello che fa il cervello con modelli matematici, eccetera, eccetera. Adesso, quelle due situazioni, quella in cui coincidono i modelli predittivi con quello che ci viene dal sistema nervoso periferico, e quello in cui non coincide e viene lo sconcerto. Noi, come sono i nostri vissuti soggettivi? Nel primo caso, immaginate una situazione che va sempre così, cioè domina l'abitudine e la routine. Quando nella nostra vita domina troppa abitudine e routine, che succede? Come la viviamo noi? Noia. Ci sembra tutto piatto, ci sembra che la vita non abbia più significato. E dall'altra parte lo sconcerto certamente può generare ansia, ma ti sveglia anche. Ti sveglia è un modo molto poco scientifico di dire le cose, però è dimostrato che nel momento in cui io compio un'azione abitudinaria, la mia attenzione non sta lì, perché si fa automaticamente. La vita diventa un modo, in quel caso, tutte quelle azioni sono automatizzate, diciamo così, perché funziona appunto per la minimizzazione della sorpresa. L'attenzione se ne va da un'altra parte. Quando noi impariamo a guidare, per esempio, un'automobile, dobbiamo mettere tutta l'attenzione, il piede, il cambio, eccetera. Poi quando abbiamo imparato a guidare, che facciamo quando guidiamo? Pensiamo a tutt'altro. Cioè l'attenzione se ne va nelle sue fantasie. Quando è che l'attenzione torna nel vivo vibrante dell'adesso? È quando c'è uno sconcerto, quando qualcosa non va come ci aspettavamo. Allora ci svegliamo, nel senso che allora l'attenzione ritorna, e in questo ritornare c'è una vibrazione di vita, per quanto possa essere ansiosa quella reazione. Lo sconcerto, l'annaspare in caduta libera in qualcosa che non capiamo più, e perché quello che capivamo prima non funziona, è il fermento, è il lievito della creatività. Questo la scienza questa teoria per ora non ne tiene conto. Tiene conto del fatto che la sorpresa è un elemento positivo solo in quanto segnala qualcosa che deve essere corretto. Dopodiché deve sparire, deve essere minimizzato. Ma sicuramente succede così automaticamente. Ma noi siamo solo questo? Allora perché succede che esiste qualcosa come nella nostra filosofia occidentale la cosiddetta fenomenologia, dove si dice che il fenomenologo che pratica la fenomenologia deve praticare l'epoché. Che ciò vuol dire? Vuol dire aderire all'esperienza presente, prescindendo da tutte le interpretazioni, da tutti i concetti che ne abbiamo. Essere in contatto diretto con quello che è evidente e basta. E perché alcuni fanno meditazione
proprio per non minimizzare, ma espandere e prolungare quel senso di sorpresa dove non ci capisci più niente. Dove non ci capisci più niente, non necessariamente devi soltanto eliminare, che poi non è possibile, ovviamente eliminare la sorpresa è impossibile perché la vita stessa è imprevedibile, ovviamente, no? Quindi un certo margine di sorpresa viene sempre fuori. Ma rispetto alla descrizione che viene fatta da questa importante teoria, per cui il cervello è una macchina per minimizzare la sorpresa, beh, forse c'è dell'altro. Perché? Perché, vedete, la sorpresa nasce quando viene su qualcosa, succede qualcosa che io non posso più interpretare secondo i miei canoni, capite? E quindi quel qualcosa non ha significato. Ora, ogni evento, quando accade, non ce l'ha un significato. Siamo noi che dopo glielo diamo, con tutte le nostre idee, i concetti e i nostri condizionamenti. Ma nella sua forma pristina e pura, l'evento è un evento inconcepibile, sconvolgente rispetto a tutto quello che noi sappiamo. E quindi sfida la nostra capacità di dare significati. Ora, il bello è che ogni evento è così, solo che noi siamo così veloci nell'inquadrarlo in quello che già sappiamo, negli schemi interpretativi, che gli diamo subito il significato che vogliamo. Quindi, per esempio, anche del dire questo evento non ha alcun, è insignificante, quest'altro invece è importante. Mentre tutti gli eventi sono sconvolgenti proprio perché non hanno un significato quando sono evidenti nell'adesso, nella vibrazione del momento. E allora la sorpresa di trovarsi in caduta libera nell'ignoto, senza poterci attaccare alle interpretazioni che danno significato a quello che sta succedendo, quando succede questo, e appunto se non facciamo meditazione, se non pratichiamo la fenomenologia, prima o poi la vita ci pensa a metterci di fronte a queste cose, possiamo anche provare angoscia, certamente, ma quello che succede è qualcosa di molto particolare, perché è un varco oltre la bolla del nostro Umwelt, cioè è un varco che rompe quella bolla di quel mondo che noi abbiamo costruito soltanto perché come organismo vivente dobbiamo sopravvivere, che per carità ha bisogno di certe azioni e quindi ha una sua funzione, ma quando succede questa, la sorpresa o lo sconcerto, noi ci troviamo a vedere che c'è qualcosa oltre questo mondo in cui normalmente dalle nostre abitudini siamo e dalle nostre routine siamo imprigionati. È come uno che è sempre vissuto in una stanza senza finestre, a un certo punto si crea un'enorme crepa sul muro. Ora è chiaro che da un lato è importante puntellare il muro in modo che non crolli addosso a me, ma attraverso la crepa io posso vedere che c'è un mondo che non è questa stanza. E che capite che è come affacciarsi oltre la propria possibilità di fare esperienza. E in questo è questa sorpresa, sconcerto, meraviglia è stata ritenuta l'origine della filosofia. Aristotele parlava della meraviglia come origine della filosofia, ma è stata più volte fatta. E in questo credo che abbia a che fare con quel misterioso aspetto della radura di luce, dove quel mistero che chiamiamo coscienza, mostrando l'esperienza, si sottrae
ma c'è. Bene. Cara Piera, ciao, un abbraccio virtuale a te e a Fabio. Ciao Mauro, Ciao. un saluto caloroso a tutti. Grazie per questo interessantissimo incontro di questa sera, come sempre ricco di tanti spunti interessantissimi. Le cose che hai detto chiaramente sono tutte molto interessanti. In particolare vorrei tornare su un punto di cui hai parlato verso la fine, quando hai detto che in effetti eh, la cosa si configura come un lasciarsi andare, lasciarsi cadere senza aggrapparsi ad alcunché, lasciando perdere e cadere tutte le cose a cui ci siamo aggrappati, presumibilmente per avere dei punti di riferimento, sarei portato a pensare, per tentare in qualche modo di salvare tutto ciò che noi abbiamo dato per conosciuto e per acquisito. Se ho ben compreso, in altri termini, ti riferivi a questo. Quindi a proposito di questo punto, io mi chiederei la prima cosa a cui ci si poteva riferire in questa prospettiva potrebbe essere proprio quella, sarei portato a pensare, delle nostre, di tutti i nostri pensieri, di tutte le nostre opinioni, ma direi in senso lato di tutti i vari filtri mentali che siamo abituati ad interporre automaticamente nel rapportarci ai vari fenomeni, ai vari fatti della vita. Riferimento suppongo che sia particolare a questo genere di cose, se ho ben capito, giusto? Allora, intanto non è che uno si lascia andare a questo caduta libera, a parte che bisogna vedere se c'è un io che possa decidere e scegliere di farlo, ma diciamo che quando si parla di sorpresa o di sconcerto è qualcosa che certo non hai previsto. Sì. Quindi è qualcosa che può accadere. Spiazza, potremmo dire che ci spiazza, per dirvi. È un Esatto, qualcosa che ci esatto, spiazza. esatto, ti spiazza proprio e ti trovi ad annaspare in caduta libera cercando degli appigli. Che cosa sono questi appigli? Sono tutto l'apparato, il nostro apparato concettuale, mentale, esperienziale che noi normalmente usiamo per dare senso e significato alle cose che accadono nella nostra vita. Ora, è chiaro che queste cose sono utili, cioè i nostri modelli concettuali sono utili, i nomi sono utili. Ti chiedo, mi passi una mela e mi passi una mela e non mi passi un ombrello, no? Quindi voglio dire, tutti i significati che noi attribuiamo alle esperienze, mettendole in relazione, eccetera, sono fondamentali per la nostra sopravvivenza e la nostra vita. Quindi non è che... Quando succede che invece qualcosa sottrae a tutta questa possibilità interpretativa, va bene? E allora noi lì per lì, soprattutto, ci troviamo anche abbastanza spaventati perché ci sembra di cadere in un pozzo senza fondo dove non riusciamo a dare senso a quello che sta succedendo. Ok, a questo punto Siamo portati, scusa se ti interrompo, a rimanere senza difese, giusto, in qualche modo. esatto, esatto. Solamente che in questa situazione a volte può succedere che si crea una, diciamo, immediatamente una reazione di difesa da questa sensazione di essere spiazzati
è una reazione di difesa che dà un senso a quello che è successo con un'interpretazione, giusta o sbagliata. Cioè si richiude quel varco che si era creato ricorrendo a tutte le nostre risorse diciamo conoscitive per dare un'etichetta a quello che è successo. Esiste un'altra possibilità però che non è stata contemplata. Questa teoria sembrerebbe dire che automaticamente succede così, ma esiste un'altra possibilità, quella appunto del fenomenologo, del meditante, che una volta che si trova lì in questa cosa prolunga questo senso di non interpretare quello che succede. Si trova in caduta libera, non ha appigli, ma resta aperto senza dare significato a quello che succede. Questo può essere qualcosa che sfugge perché non oggettivizza, non trasforma in un oggetto interpretato quello che succede, ma rimane aperto alla sua incommensurabile misteriosità. E in questo può esserci quella che è l'apertura del mistico all'infinito, perché l'infinito è qualcosa che tu non puoi interpretare, non puoi cacciare dentro una rete, no? Ecco, quindi diciamo che sono eventi che accadono, ma nel momento in cui accadono succede che possono avvenire reazioni diverse. Una che lo elimina il prima possibile attraverso un'interpretazione, una serie di interpretazioni, e invece un'altra è quella che lo lascia aperto alla non interpretazione. Quindi all'essere uno con il fenomeno, giusto? Quindi a non giudicare, non interpretarlo in altro modo, e quindi essere in diretto contatto, essere uno con l'esperienza, la cosa osservata. Esattamente. Scusate, devo riaprire. Scusate. E questo non impedisce, ovviamente, questo non significa sospendere le interpretazioni di un evento, non significa ovviamente cancellare tutto quel bagaglio di conoscenze che noi usiamo normalmente nella nostra vita quotidiana e che ha un senso. Cioè il fatto che tu, no, questa è una metafora, non è il fatto che tu quando vai all'anagrafe, allo sportello dell'anagrafe c'è un impiegato e quello ti serve perché ti deve dare un certificato dello stato di famiglia, non significa che il fatto che tu lo vedi come uno che deve darti il certificato di famiglia ti impedisca di vedere anche che è un essere umano. Ma tu in quel momento hai di fronte un essere umano, poi specificamente continui a rapportarti come uno che ti deve dare lo stato di famiglia. Non so se mi spiego, non è solo uno che ti deve dare lo stato di famiglia, è anche un essere umano con tutta la sua vita, con i suoi problemi. Tu lo sai, ma nello stesso tempo ti stai rapportando a lui come un cliente che sta parlando con un impiegato pubblico che deve fare certe cose. Ecco, no, questa è una metafora per dire tutto l'apparato con cui noi diamo significato alle cose ha un uso pratico innegabile, ma non ha il potere di descriverci che cos'è l'esperienza e la realtà. Costruisce l'Umwelt, quel mondo costruito, fatto di ipotesi per poter sopravvivere,
E poi quando avviene un evento imprevisto e che non riesco a capire, e allora c'è lo sconcerto e si crea una fessura in questo Umwelt. E che c'è oltre la fessura? Non c'è qualcosa che puoi conoscere, perché la bolla è fatta di tutto quello che puoi conoscere. Eppure c'è qualcosa. Tant'è vero che ne siamo sconvolti. Grazie. Mauro, no, sto ridendo perché io mi sono un po' persa in questo momento. Mi sono persa perché ho sentito le tue parole, hai detto noi cerchiamo di dare un senso. Cerchiamo di dare un senso. Io penso che non ci sia nessun senso da dare a niente. Cioè sono arrivata a questa mia personale conclusione. E penso che noi parliamo sempre di sopravvivenza, tu hai usato anche questa parola adesso, hai parlato di angoscia, sofferenza, la paura della morte. Prima hai parlato della paura della morte, sì, di Striscio. Ecco, io in questi giorni ho in testa questa cosa di dover parlare della morte. Mi chiedo perché quando ci incontriamo, no, affrontiamo questi argomenti, la morte viene sempre nominata così di striscio, cioè senza fermarsi su questo argomento. Per esorcizzarlo. Sì, penso che no, non voglio dire questo. Il problema penso che sia che riesco più a parlare. Parlo. No, aspetta un attimo, ho perso il filo. No, vabbè, viene. Allora, se noi pensiamo che nessuno nasce e nessuno muore, come dice Nisargadatta, noi siamo praticamente una improvvisa manifestazione del tutto che appare, cioè appariamo come una manifestazione del tutto. Così come, per esempio, la mattina noi ci svegliamo e la sera andiamo a dormire, durante la notte potremmo dire che siamo nella morte, nel sonno profondo. Io non vedo più nessun senso e nessuno scopo se non quello di pensare che dove noi stiamo andando è tornare in quel silenzio che in questa nostra manifestazione temporanea non è più silenzio. Perché ci fa tanta paura la morte?
perché viviamo la morte con tanta angoscia, cioè l'idea della morte? Perché continuiamo, se cerchiamo e se siamo consapevoli che facciamo parte di questo tutto che è eterno, che non finisce mai, che è una cosa sconfinata, perché noi continuiamo ad avere paura? E perché non si parla della morte? È sempre un tabù l'argomento morte. Non riesco a capire se siamo delle persone che cercano, diciamo la verità, non so se esista una verità, però siamo persone che cercano. Perché evitiamo di parlare della morte? Che secondo me la morte, che poi non è morte, anche la morte è una parola. Perché noi evitiamo di parlare di questa parola, che forse è l'unica realtà? La morte è la realtà, infine, è la realtà suprema, secondo me. Un po' come, e anche come diceva, perché è la morte dell'io. Noi, quando moriamo, non soltanto muore il corpo fisico, ma c'è la morte dell'io, che è quello che vorremmo riuscire a fare in vita e non riusciamo mai a fare, cioè liberarci di questo io piccolo. Con la morte noi ci liberiamo di tutto, ci liberiamo della sofferenza, ci liberiamo dell'io. È la medicina suprema, come diceva Nisargadatta, la morte. Perché non ne parliamo? Scusami, per me parlare è molto difficile. Non so se mi sono spiegata, però sentivo di dirti queste cose e le ho dette. No, è un tema, ogni tanto mi è capitato di parlare della morte, scusa un attimo. La morte è una parola che si riferisce a che cosa? A un'esperienza di cui noi non sappiamo niente. Cioè, noi non sappiamo, nessuno mai è tornato dalla morte per dirci che cosa c'è dopo la morte, no? È un simbolo molto, molto eloquente di quell'ignoto di cui si parlava pure prima, di quell'ignoto dove non riusciamo ad applicare nessun tipo di etichetta. E proprio perché non ne sappiamo niente, non dovremmo averne paura, ovviamente. Come fai ad avere paura di qualcosa di cui non sai assolutamente niente? Quindi le paure, la paura della morte, tu hai chiesto più volte perché si ha paura della morte, a parte il discorso semplice che è una paura più del corpo, cioè la paura, quando si muore in genere si soffre. E sì, vabbè, non parlavo di quella paura. Chiaramente, no. Ecco. No, ma invece in teoria uno non può aver paura di una cosa che non conosce. Come fai ad aver paura di una cosa di cui non sai niente? Cioè, quindi vuol dire che se si ha paura della morte, si ha paura perché c'è una proiezione, viene immaginato qualcosa, proprio perché è ignoto, proprio come lo schermo bianco del cinematografo non ha figure, è possibile a quel punto proiettarci il film. E quindi proprio perché noi non ne sappiamo niente, ci andiamo a proiettare le nostre fantasie. E le nostre fantasie hanno a che fare, in molti casi, molto spesso, con delle fantasie della nostra primissima infanzia. Di che cosa ha paura un bambino, soprattutto? Di essere abbandonato dalla mamma in un posto buio. E noi
alcuni immaginano la morte come essere chiusi in una bara al buio per l'eternità. Ecco, quindi sono paure che vengono proiettate proprio per il fatto che non ne sappiamo niente. Poi c'è un altro aspetto che riguarda quello che ho detto prima quando parlavo del fatto che noi amiamo la vita. Noi amiamo la vita e la vita che cos'è? È quel tessuto di esperienze molto labili, molto effimere, che continuamente si trasformano. Eppure noi amiamo la vita. È la cosa che amiamo di più. Mauro, perché l'amiamo? Se la vita è sofferenza, Beh, è dolore, è patimento, lo sì, diciamo sempre, beh, perché amiamo, siamo così attaccati a qualcosa che ci fa soffrire tanto? ma questo è un perché che non si può spiegare, nel senso che è così. Cioè il fatto di esistere, il fatto di avere questo senso che noi ci siamo, illuminato dalla luce della coscienza, che poi ci mostra tutto l'universo, è uno spettacolo meraviglioso. È difficile rinunciarci. Cioè, una volta che ci sei, sofferenza o no, tu ci sei e sei cosciente, sei una luce e in questa luce appare tutto l'universo, che poi quando vai a dormire appunto scompare tutto. Ma è chiaro che un motivo per cui noi temiamo la morte è perché ci dispiace perdere tutto quel conosciuto che noi abbiamo. Perché tutto il conosciuto per noi apparentemente è tutto quello che possiamo vedere e quindi è tutto quello che possediamo. Mi spiego? Cioè, se tu pensi che tutto quello che tu sei, che tutto quello che hai è soltanto ciò che puoi conoscere nella tua esperienza, la morte è la perdita di tutto. La morte è esattamente la perdita di tutto. Ed è così, è la perdita di tutta l'esperienza. Ma noi siamo solo quello? Questa è la questione. Questa è la Però questione. forse perdiamo tutta l'esperienza, perdiamo tutto quello che conosciamo, ma forse quello che troviamo nella morte è finalmente la libertà. Eh, sì, diciamo che però quello che stai dicendo è dal punto di vista della vita. Tu stai parlando della morte dal punto di vista della vita. Il punto di vista della vita e dell'esperienza di cui abbiamo parlato tutta stasera è il tempo. Cioè c'è un prima, c'è un poi. Prima sono pieno di sofferenza e poi ottengo con la morte la libertà. Questo è il sogno. E Sogni, il? è il sogno. Ah, il sogno. Tu sogni di stare in prigione e vuoi ottenere la libertà, fuggire dalla prigione. Puoi anche sognare che sei scappata dalla prigione, ma sei sempre nel sogno. Qual è il punto di vista che hai quando ti svegli? Che non c'è né schiavitù né libertà, perché il sogno non era reale. Dal punto di vista del tutto, la suprema libertà e la suprema necessità sono la stessa cosa. E adesso, cioè il punto non è pensare di ottenere la libertà dopo la morte, è rimandare il fatto di vedere adesso che noi siamo liberi, che siamo già liberi.
con tutta la sofferenza, con tutti gli alti, tutti i bassi, tutte le illusioni, tutte le distorsioni che facciamo con questo nostro piccolo cervello che cerca di minimizzare la sorpresa. Nonostante questo, la sorpresa c'è. E la sorpresa è che noi adesso siamo liberi e questo adesso non è nel tempo. Altrimenti parliamo della morte come di una proiezione nel futuro di qualcosa che, come diceva Epicuro, non incontreremo mai, perché quando ci siamo noi non c'è la morte, quando c'è la morte non ci siamo noi. Ma questa è una proiezione nel futuro, non ha il potere di liberare, pensare che quando saremo morti saremo liberi. E allora adesso che sai che facciamo? Stiamo nella sala d'aspetto e aspettiamo fino a che non succede. Ma non è possibile che la morte sia già adesso? Beh, nel senso che moriamo un momento per... Quella dimensione che dipende da che... siamo vivi e siamo morti. Cioè, certo. Io non penso alla morte come una cosa che è del futuro. Che moriamo un momento per... Cioè, sì, cioè che penso che la morte e la vita siano contemporanei, siano diciamo le due facce di una stessa medaglia. Credo che l'opposto della morte sia la nascita. La nascita, sì, è vero. E che la nascita sia i suoni e la morte sia le pause di quella musica che chiamiamo vita. Non biologica, vita con la V maiuscola. Ok, grazie. Non mi sembra che ci siano domande in chat, a meno che non mi siano sfuggite, però volevo dire una cosa. Allora, a me invece è piaciuta questa immagine del cervello come una macchina per minimizzare la sorpresa, cioè nel senso, ecco, c'è adesso Mario che deve fare una risposta, adesso gli do subito la parola, nel senso che un organismo cerca sempre di mantenere la propria omeostasi e quindi anche il cervello è un po' la stessa cosa. E allora mi viene da pensare insomma, che lo trovo rassicurante, non mi sembra una cosa, mi sembrerebbe quasi di andare contro natura nel non voler mantenere questa omeostasi. Ecco, questa è la mia riflessione. No, penso cioè, lo ripeto meglio, cioè, come dicevo, questo riguarda come funziona l'organismo biologico per sopravvivere. Quindi la questione non è che l'organismo fa male a correggere i suoi modelli di ipotesi di previsione se non funzionano quelli vecchi. Quindi questo continuo processo di elaborazione di nuove mappe, diciamo così, dell'Umwelt per adattare per dare l'omeostasi, come hai detto, dell'organismo, va bene. Sto dicendo che questa non può essere tutta la verità, per il fatto che una omeostasi immaginata come costante porta, come dicevo prima, alla routine, alle azioni meccaniche, a una vita più smorta, perché l'attenzione non va più a sentire le cose. Perché guarda caso è quando c'è una sorpresa che l'attenzione viene e sente. E quindi la sorpresa non può essere soltanto vista come un sintomo che dice bisogna rielaborare quegli schemi, che comunque devono essere elaborati per vivere, ma forse è qualcosa di più.
forse è qualcosa che ci riporta a svegliarci oltre il nostro Umwelt, oltre le nostre costruzioni, e a vederne il carattere convenzionale. Cioè, vedere il carattere convenzionale di queste cose non vuol dire che non funzionano, funzionano bene, non hanno la pretesa però di esaurire che cos'è il reale, che cos'è la vita per noi. Tutto qua. Grazie. Buonasera, salve. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera Mauro. Forse si ricorderà, ci siamo scritti forse qualche giorno fa, non so se si ricorda, la persona che ha scritto una mail proprio qualche giorno fa. Vabbè, poco. Sì. Stavo pensando, in merito io devo dire la verità, sono molto interessato ai discorsi che abbiamo fatto stasera, sono molto appassionato e avrei tante domande da fare in realtà, però ne faccio poche per non rubare tempo anche agli altri. Lascio da parte una cosa che avevo scritto e mi allaccio piuttosto a quello che diceva prima Piera, perché in realtà sono molto d'accordo, trovo che sia molto interessante quello che ha detto. Lei ha accennato a due cose che ho sottolineato. È vero, non se ne parla mai abbastanza, naturalmente intendo anche in contesti lavorativi, sociali, familiari, eccetera, ed è in effetti un po' un tabù. E lo trovo interessante perché l'ho riscontrata anch'io questa cosa nella mia esperienza quotidiana e ho provato a chiedermi tante volte il perché e a questo punto le pongo anche una domanda. Può darsi che sia anche dovuto un po' alla società consumistica che ci siamo creati intorno proprio in questo tempo, perché ho la sensazione che le tradizioni un po' più antiche o comunque anche le generazioni che ci hanno preceduto forse si impressionavano un po' meno, però forse mi sbaglio, un po' un'approssimazione. E poi l'altra cosa che ha detto che mi è molto piaciuta, si chiedeva giustamente qual è lo scopo. E prima Maura, lei accennava all'essere una fessura, no? Nei momenti di contemplazione e di caduta libera. Forse è solo una suggestione, però forse a questo punto lo scopo è proprio quello di essere semplicemente una fessura attraverso cui questa presenza eterna indaga e cerca se stessa, in un certo senso. Ecco, queste due suggestioni. Grazie, sì. Sì, prima pure Piera aveva parlato del senso e del non senso, no? Perché in realtà appunto quando c'è un qualsiasi evento non ha ancora senso. Cioè il senso lo acquista nel momento in cui noi, attraverso dei segni, dei concetti, delle parole, cominciamo a dargli un significato. La parola senso vuol dire direzione, no? Molto spesso vuol dire direzione, il senso unico, doppio senso, eccetera. E ora una direzione implica un percorso, implica il tempo, cioè il senso è qualcosa che a noi serve per tracciare delle linee limitate che ci diano una direzione, no? Il senso, questa sera il senso è fare questa cosa, domani il senso è andare a lavoro, eccetera, eccetera. Sono sempre, cioè il senso presuppone un punto di partenza, un punto d'arrivo anche metaforicamente, cioè come fini, no? Che noi ci poniamo o come cause. Il senso può essere determinato da una causa. Qual è il senso della mia azione? Perché sto facendo questo, perché ieri mi è successo quest'altro e allora a causa di quello che è successo ieri oggi faccio questo. E quindi il senso, il significato del mio fare adesso è dovuto al fatto che ieri è successo quell'evento. Oppure non è la causa, è il fine. Qual è il senso del mio fare questa cosa? È il senso perché io voglio ottenere quel risultato nel futuro. Quindi non è più
una causa nel passato che mi spinge a fare questa cosa, ma è qualcosa che io voglio ottenere nel futuro. Quindi, come vedete, cioè il senso, il significato che diamo è sempre collegato a un percorso o causale o finalistico che avviene quindi in un ambito limitato, capito? Cioè, spiego meglio. Per dare senso a qualcosa, tu lo devi rapportare a delle cose esterne a lui. Qualsiasi azione che noi facciamo, camminare per strada, di per sé non ha un senso, a meno che quando ci chiediamo, ma questo camminare per strada, che senso ha? Allora, per sapere che senso ha, noi lo dobbiamo collegare o a una causa, cammino perché voglio il prima possibile allontanarmi da quella persona che non mi piace, oppure a un'altra cosa che è cammino perché voglio raggiungere il prima possibile quella persona che mi piace. Quindi il mio camminare ha senso nel momento in cui viene collegato a una cosa esterna che gli dà senso, che sia una causa o un fine. Il punto è che finché ragioniamo in termini di entità separate e quindi finite, definite, come io che cammino, allora posso trovare un senso al mio camminare perché vedo che sto allontanandomi da qualcosa o andando verso qualcosa. Ma nel momento in cui io, passando oltre ogni separazione, mi chiedo qual è il senso del tutto? Il tutto che cosa può avere fuori di sé che gli possa conferire un senso? Non può avere niente. Non ci può essere qualcosa oltre il tutto, fuori dal tutto, in base a cui il tutto si sta muovendo. Ecco perché quando si dice come si muove il tutto, perché si muove, è molto il tutto, si usa in India la metafora della danza, del gioco, cioè di qualcosa che non si fa per raggiungere. La danza non è che mi sposto da qua a lì perché devo andare lì, ma mi sposto da qua a lì nel senso di godermi il movimento. È qualcosa che non faccio per uno scopo o una causa esterna, ma la faccio per il piacere di farla. La danza, il gioco. E quindi il tutto si muove, ma perché gioca, non perché o danza, non perché ha uno scopo. È il tutto che può fare apparire a noi lo scopo di questo o di quello, ma è sempre uno scopo limitato. Scopo è limitato, quindi, quindi anche il conferire significato a qualcosa in realtà si muove in un orizzonte finito, limitato. E allora ecco che lo sconcerto nel momento in cui accade un evento nella mia vita imprevisto, che non riesco a inquadrare in nessun modo rispetto ai miei canoni che danno senso alle cose, non riesco a trovarci una causa, non riesco a trovarci uno scopo, un fine, eccetera, e io mi sento completamente come si dice, spiazzato da questo evento, ma la questione è che quello evento è soltanto un esempio, perché se andiamo a vedere o a vivere il tessuto delle nostre esperienze più comuni, quelle di adesso, nel momento in cui accade, ogni esperienza è un evento incomprensibile, senza senso. È che siamo così veloci, il nostro sistema nervoso è così veloce a dare senso, significato, a inquadrare, e è veloce perché per sopravvivere a volte bisogna essere velocissimi a capire quello che sta succedendo. Quindi è un portato dell'organismo questo, no? Ma è così veloce a conferire un senso
alle cose, facendo una gerarchia fra le cose più importanti, meno importanti, eccetera, che ci sfugge molto spesso la sconvolgente evidenza che ogni esperienza che succede è così, è spiazzante e genera sorpresa. È una sorpresa che noi minimizziamo immediatamente, ma ogni evento è sorprendente. E allora, come dicevo prima, c'è la tendenza biologica che è utile, in cui noi diciamo, ah no, questo è solo per questo e per questo, e questo ci serve per vivere, ma c'è anche il maestro Zen Soto che ti dice Shoshin, con la meditazione tu hai una mente da principiante. E che vuol dire? Vuol dire che puoi ogni istante vedere le cose come la prima volta, come le vedrebbe un bambino che non l'hanno mai vista. Tu puoi 100 volte fare la stessa azione, vedere la stessa cosa, come se fosse la prima. E questa è la meraviglia del vivere. Ora, l'altra questione della morte, sì, è vero che c'è questo tabù. Io non so, diciamo che noi abbiamo fin dalla preistoria delle prove archeologiche che c'è una ritualità nel morire, no? Cioè, si fanno dei riti funebri. Ecco, ora pensateci un attimo, pensate a un nostro funerale con i discorsi che vengono fatti magari in chiesa, ricordando la persona, con tutti il rito proprio, anche quello non religioso del funerale. Ecco, e chiedetevi, se non siete, chiedetevi, tutta questa ritualità, per chi la facciamo? Per il morto? Se siete, prima stavo dicendo, se siete appartenenti a una certa religione che crede che l'anima può andare, che ne so, in purgatorio, e che dire una messa per il morto l'aiuta ad andare in paradiso, allora lo fate per il morto. Ma se non siete così, ma tutta la ritualità di un funerale, per chi lo facciamo? Per noi, ovviamente. Perché per noi un lutto è sconvolgente. Quanto più vicini eravamo a quella persona, tanto più soffriamo, perché quando muore una persona cara, muore quello che noi eravamo per quella persona. Se muore mia madre, io non sono più figlio. Se muore mio figlio, non sono più padre. Questo è il punto. Sono pezzi che ci vengono tolti di identità. Per cui c'è bisogno di complesse strutture rituali per ammortizzare il colpo, in qualche modo, e per aiutare quel processo graduale che è di trasformare gradualmente il ricordo di quella persona in una cosa vivente dentro di noi. Perché poi quel famoso detto così, che sembra come un cliché, no, vedrai che poi dopo però quella persona te la ritrovi dentro, no? In realtà è vero. Se si riesce a vivere un lutto, accettando tutte le fasi di quel lutto, le ondate, le cose, senza opporsi, dopo un tempo che non è breve, può capitare di sentire dentro di sé qualcosa di vitale e di vivo che
veniva da quella persona, come se noi fossimo continuamente attraversati da onde vitali, da onde, e che queste onde, quando noi moriamo, continuano a viaggiare nei figli, nei nipoti, negli amici. Ecco, e spesso anche certi insegnamenti, certe idee di spiritualità viaggiano come se fossero onde. Quindi io penso che in tutte le civiltà comunque la morte deve essere esorcizzata con rituali, eccetera. Però è vero che un tempo si poteva nascondere meno la morte. Cioè si moriva per strada, si moriva nelle case, si facevano tanti figli perché la mortalità infantile era altissima. Quindi le persone, cioè c'era quindi una dimestichezza, se vuoi, più quotidiana con la morte, che portava anche ad occuparsene attraverso quella che da noi si chiamava ars moriendi, cioè la capacità di accompagnare un morente e di morire con lui in qualche modo, no? Ecco, questa ars moriendi per molto tempo da noi è stata rimossa con un po' per l'avvento di un razionalismo che ha visto la religione come superstiziosa, mentre l'ars moriendi era chiaramente una pratica anche delle religioni. Un po' perché, come hai detto, cioè questo tabù del morire che ci fa vivere in un mondo virtuale e asettico, no? Come nei videogiochi quando si spara, eccetera, tu non... Sì, li vedi gli schizzi di sangue, ma è un videogioco, no? Ecco. Allora, nello stesso modo, i morti devono essere messi in un sacco di plastica nera e levati appena possibile dallo sguardo, perché sono uno scandalo, la morte di un corpo è uno scandalo. E tutto questo naturalmente radicato nella solita, quella domanda che faceva prima Piera, perché abbiamo paura della morte? E una risposta ovvia è perché noi pensiamo di essere un io separato, identificato con questo corpo e questa mente. Quando noi diciamo io, normalmente pensiamo di essere quel tizio che è o che ha un corpo e una mente. Cioè, anziché vivere il corpo e la mente come qualcosa che si manifesta nella coscienza, pensiamo che la coscienza sia qualcosa che sta dentro la mente, che sta dentro il corpo. E quindi nel momento in cui noi ci esauriamo in questa mente-corpo, che viviamo tra l'altro come separato da tutto il resto, quando non lo è neanche il corpo separabile dall'universo, però noi lo viviamo così, è chiaro che per noi la morte del corpo, perché quando stiamo parlando di morte parliamo della morte del corpo fondamentalmente, però col cervello vuol dire di tutti i pensieri, di tutta la memoria, di tutte le esperienze accumulate nella memoria. E quindi insomma, allora se noi pensiamo che quello sia tutto ciò che noi siamo, allora ci abbiamo paura, capisci? Ma noi siamo soltanto questo, e poi questo corpo che è? Questa mente, che cos'è questo corpo? Di nuovo, è una montagna a cui abbiamo dato un nome, ma quando vai a vedere da vicino i sassolini di quella montagna, il corpo è fatto di sensazioni fisiche, pulsazioni, tensioni, distensioni, caldo, freddo, piacere, dolore. Sono tutte esperienze intrecciate con la nostra percezione, che fluiscono e cambiano in continuazione. Se voi osservate quello che chiamate corpo, levate l'etichetta corpo e lasciate spazio a quello che c'è, che si mostra nella sua evidenza, prima ancora di dargli il significato corpo, trovate vibrazioni di energia al posto del corpo. Non a caso ci sono tradizioni come il tantrismo, il taoismo, eccetera, che invitano proprio a percepire la spaziosità di questa danza energetica che chiamiamo corpo.
E così la mente, con i pensieri, eccetera. Allora questo flusso, è chiaro che allora, come diceva Piera, noi moriamo a ogni istante, nel senso che se noi siamo queste sensazioni fisiche e questi pensieri, beh, una sensazione quanto dura? Poi dopo finisce, poi ce n'è un'altra. E allora noi nasciamo e moriamo in continuazione, allora se siamo il corpo e la mente soltanto. Perché abbiamo... siamo stati imprigionati nell'idea che la nostra coscienza sta dentro la mente e il corpo, quando la nostra esperienza quotidiana ci mostra in continuazione che il corpo e la mente stanno dentro la coscienza e non il contrario, perché noi siamo coscienti di un prurito, di un dolore al piede, di una sensazione di piacere quando abbiamo finito di mangiare. Noi siamo coscienti dei pensieri, delle parole, e non sono coscienti i pensieri. I pensieri sono fatti di parole. Una parola non può essere cosciente. Siamo noi che chiamiamo noi, che siamo coscienti. Cioè questa misteriosa radura di luce che è cosciente dei pensieri, delle sensazioni fisiche. E quindi è il corpo-mente che sta dentro la coscienza e non il contrario. Questo ce lo dice questa esperienza che stiamo facendo adesso, capite? E allora, una volta che vediamo che questi processi vanno e vengono e finiranno, e con essi finirà la memoria, finirà tutto, però... E quindi finirà anche il tempo, perché il tempo è creato da queste cose, se no c'è adesso, se no c'è solo adesso. E come diceva Meister Eckhart, l'adesso di 7 giorni fa, di 7 anni fa, di 7 milioni di anni fa, è lo stesso adesso che è qui. Non c'è mai stata un'interruzione. E allora dov'è il passato, dov'è il futuro? Che importante, quanto è rilevante, che, capito, nascere, morire è totalmente irrilevante rispetto alla presenza che c'è, capito? Anche se il senso di esserci scompare, come scompare quando andiamo a dormire. Non scompare l'essere, non scompare il fondamento di tutto ciò che è, ma è chiaro che il senso di esserci ha bisogno anche di un corpo, come dico spesso, no? Il corpo è come una lampadina. Il senso di esserci non è la lampadina, è l'energia elettrica che passa attraverso la lampadina e quando la lampadina si fulmina, l'energia elettrica rimane sempre in tutto il sistema, in tutta la cosa. Dal punto di vista dell'energia elettrica è del tutto irrilevante se la lampadina è fulminata o no, perché l'energia elettrica sta ovunque nel sistema elettrico. Però la lampadina c'ha un interruttore che quando si accende è la veglia e quando si spegne è il sonno. E che cos'è il senso di esserci? È la lampadina? No, la lampadina è il corpo-mente. Il senso di esserci è la luce che si accende nella lampadina, quando la corrente passa attraverso la lampadina. Quindi la lampadina, cioè il corpo-mente, senza la lampadina la luce non c'è, cioè non c'è il senso di esserci. Quindi la lampadina è una ragione necessaria, ma non sufficiente, perché senza la corrente elettrica non c'è luce. Quindi quando la corrente elettrica, passando nella lampadina, che è la mente-corpo, diventa la luce di questa coscienza, che fa luce e fa vedere tutto l'universo, allora c'è il senso di esserci e tutto questo. Quando la lampadina si rompe, lì non c'è più, c'è in tutte le altre lampadine, ma la corrente, quella cosa che è la luce, diciamo, quando quella rimane lì, è sempre lì, siamo sempre noi. Non è certo questo corpo e questa mente, tutto lì. Ma quando è accesa la lampadina, come dicevo e come dice anche Nisargadatta, noi amiamo la vita, la amiamo proprio. È l'amore supremo. Lui diceva, devi
Cioè, in qualche modo, diceva agli indiani che hanno sempre gli dei lì, cioè, il Dio supremo è la vita, tu lo devi, come dire, devi adorarlo perché è quella la luce. Solo che diceva, c'è qualcosa però oltre tutto questo. Perché quella che è la grande bellezza e meraviglia di tutto questo è anche quello che ti fa temere di morire. Una volta che stavo lì da Nisargadatta, che ebbi questi pochi giorni di incontro, uno gli fece una domanda chiedendogli, lui parlava di questa presenza, di questa luce come io sono, no? L'io sono. E uno gli chiese quali sono le trappole dell'io sono. E lui rispose, l'io sono è la trappola. È la stessa vita, amore per la vita, la trappola, che ti fa poi pensare di essere solo quello. Allora, grazie mille. Grazie. Ci sono un po' di domande in fila, di richieste in fila. C'è Lara intanto. Oh, Lara. Ciao Mauro. Non ti vedo. Buon anno. Eccola, ciao, adesso ti vedo. Ciao e buon anno a tutti intanto. Mi hai fatto venire in mente, allora la prima è una condivisione, nel senso che mi hai fatto venire in mente un film che non so se l'hai visto, Arrival di Villeneuve. Sì. Che me l'hai fatto venire in mente parlando proprio di Umwelt, cioè nel senso che lì mi sembra possa descrivere un po' quello che hai cercato di spiegarci stasera. Si rompono delle categorie, sono nuove, come facciamo a parlare con questi che sono arrivati, che sono fatti diversi, hanno probabilmente parole diverse, scrivono diverso, quindi il loro mondo è diverso e quindi e poi mi piace nel film, mi sembra un'evoluzione rispetto alla fantascienza dei primi film, dove almeno diamo la possibilità a questi alieni di capire se sono buoni o cattivi, nel senso che non sono subito cattivi, non sono subito minacciosi, diamo la possibilità di gli lasciamo una chance in più, insomma, in questo film che è piuttosto recente, tra l'altro. Invece la domanda è, a proposito di questo nostro categorizzare inevitabile, insomma, questo meccanismo inevitabile di vedere appunto le montagne da lontano, dargli un nome e classificarle, no? Ma noi attraverso la scienza cerchiamo, cioè facciamo ricerca rispetto al mondo che abbiamo intorno e le leggi che lo governano, ma con categorie preconfezionate. Cioè le due cose sono in conflitto in qualche modo, nel senso che cerchiamo il nuovo, ma con categorie fatte, precostituite. È paradossale come meccanismo, no? Cioè, beh, no, perché la scienza mi pare che ha scoperto tante cose interessanti che neanche si aspettava. Cioè, la scienza ha un metodo estremamente efficace perché è un metodo in cui ciò che viene osservato viene misurato. Misurarlo significa tradurlo in numeri. Una volta che tu hai tradotto le qualità sensoriali che tu stai percependo in quantità numeriche, puoi trovare in che rapporti stanno queste quantità. Cioè, se tu riesci in una camminata che fai, per esempio, un giorno che stai andando a incontrare la persona che ami, magari fai 1 chilometro e ti sembra che hai fatto 100 metri, perché eri così pieno di fantasie su che succederà quando vi incontrerete, che quando arrivi manco ti sei accorto che sei partito, cioè sembra una distanza molto breve. Oppure invece un giorno piove, tu cammini sotto la pioggia, non finisce mai sto chilometro, sembra 10 chilometri.
Allora, questa è la percezione qualitativa della nostra vita, che non è, vedete, cioè, poi magari dico qualcosa su questo, ma ecco, invece la scienza dice, creiamo il metro, convenzionalmente, diciamo che il metro è così, e misuriamo con questa cosa questa distanza. E allora viene fuori che è 1 chilometro, 1000 metri. Ed è 1 chilometro per tutti, per te, per me, per te quando c'hai fretta, per te quando piove, capito? È sempre 1000 metri. E poi dopo facciamo un'altra cosa, creiamo un orologio che misura i minuti, i secondi, eccetera, e vediamo quanto tempo ci metti a fare questo chilometro. Allora a quel punto tu hai 2 misure numeriche che, mettendole in relazione, scopri la velocità, che è un altro numero. Se tu ci hai messo 2 ore a fare 1 chilometro, stavi andando a una velocità di 2 chilometri, cioè 1 ora per fare 2 chilometri, tu stai andando a 2 chilometri all'ora, capito? Una volta che tu hai questo terzo numero, puoi fare di tutto, nel senso che puoi sapere che nel momento in cui parti dal punto A per fare una distanza che conosci, puoi sapere che se tu vai a una tot velocità arriverai nel tot tempo. Così fa la scienza. Quindi la scienza che fa? Prende delle griglie che inventa lei, cioè in natura non ci sono metri, non ci sono chilometri, non ci sono litri, non ci sono chili, va bene? Ecco, si inventa delle misure. L'importante è che tutti siano d'accordo sulla misura. Dopodiché osserva la realtà, la misura, trae dei numeri, mette in relazione i numeri con delle formule matematiche e a quel punto diventa capace di fare previsioni. E nasce una tecnologia che è quella che è capace di fare tutte le cose che la nostra tecnologia fa e di scoprire nuovi fenomeni, perché ogni volta che c'è un nuovo fenomeno mi chiedo come lo posso misurare, eccetera. Per fare questo ha bisogno però di oggetti misurabili. Il problema viene che la nostra esistenza non è fatta solo di oggetti misurabili. E allora, mentre un atteggiamento, diciamo, autenticamente scientifico, di fronte a qualcosa di non misurabile, dice di questa cosa io non posso fare scienza, lo scientismo, che purtroppo alligna non solo nell'uomo della strada ingenuo, ma in molti scienziati che non hanno una raffinatezza filosofica, lo scientismo ti dice che quello che non puoi misurare o non esiste o comunque non vale niente. E allora quello che succede è che le cose per cui la vita vale la pena di essere vissuta, il sentire, l'udire, l'assaporare, l'amare, la dignità, tutte queste, la libertà, sono tutte cose che non si possono misurare. Allora per la scienza o non esistono o non hanno nessun valore. Mentre una cosa che è fatta solo di numeri e non ha nessun corrispettivo, che è la finanza, non l'economia reale, ma la finanza, che è fatta di numeri che rimbalzano da un computer all'altro per le borse mondiali, siccome è fatta solo di numeri, viene considerata una realtà più reale della vita degli individui di una nazione, che può essere mandata a gambe all'aria perché ma le leggi della finanza sono quelle, non è una questione di essere buoni o cattivi, è questione che la finanza è la cosa più reale e se le leggi sono queste, allora quella gente va a gambe all'aria. È lì che, capito? E sì, poi, sì, no, di. Mi stupisce anche, cioè, questo metodo che tutto sommato per gran parte del nostro quotidiano poi funziona, nel senso che abbiamo fatto, come posso dire, io dico sempre, i treni partono, gli aerei decollano, cioè sono cose grosse tutto sommato, ok? Però questo metodo così raffinato, così
composto, di fatto è in antitesi rispetto a quello che tu hai detto, che è la possibilità di percepire il fenomeno, cioè è come se fosse una spinta ulteriore che noi abbiamo innata, non solo a categorizzare, ma proprio a limitare la possibilità di conoscere cose che non stanno dentro quelle categorie, insomma, come se fossero un modo per chiudere, per tenere sempre un po' più chiusa quella crepa, perché diversamente fa saltare il piano, insomma, fa saltare quel mondo rassicurante di categorie che appunto fanno partire i treni e fanno decollare gli aerei, insomma, però c'è, quindi è in antitesi rispetto... Beh, guarda, non è una questione che riguarda la scienza, è una questione che riguarda, come dicevo prima, la filosofia della scienza o come la scienza è intesa, nel senso che la scienza è un sistema talmente fatto bene che, a parte che si è affermata dappertutto nel mondo, è nata qui da noi in Occidente e è dilagata dappertutto. Tecnologicamente è la risposta più efficiente che l'umanità abbia dato per affrontare il divenire. Poi naturalmente abbiamo tutto il problema che la tecnologia, siccome è applicata umanamente, sta creando i peggiori disastri della storia del pianeta. Quindi, per carità, però come mezzo è di un'efficacia spaventosa ed è per quello che si è diffusa dappertutto, no? Però è talmente efficace il metodo scientifico che arriva a vedere i propri errori e i propri limiti. Pensa soltanto al collasso di tutta la fisica newtoniana a cavallo fra l'800 e il 900 e alla nascita della fisica quantistica. È venuta fuori perché certi esperimenti non tornavano più, perché certi esperimenti erano completamente diversi da come ci si aspettava. Qui di nuovo il predicting code non funzionava, capito? E allora c'è stato questo sforzo incredibile di riformulazione che ha rimesso in discussione tante cose, e ancora oggi con la fisica quantistica noi stiamo a dei confini sul modo di vedere la realtà, che sarebbe bene che certi neurofisiologi cognitivi oppure neuroscienziati e che certi biologi tenessero in conto, perché invece lì sembra che ci sia una maggiore arretratezza da questo punto di vista che non rispetto ai fisici quantistici, almeno quelli grossi, perché abbiamo per esempio delle affermazioni di Bohr, di Schrödinger, i quali per esempio, rifarci a quello che dicevamo prima, la coscienza non la ritengono qualcosa che possa essere spiegata ricorrendo ad altro, cioè alla materia. Cioè tutto quanto, la materia eccetera, presuppongono la coscienza, e quindi la coscienza non può essere studiata dalla scienza. Questo lo dice Bohr, lo dice Schrödinger. Schrödinger ha anche detto in una sua frase qualcosa che ha a che fare con quello che dicevamo noi, cioè esiste un motivo semplice per cui noi non troviamo mai nella visione del mondo me, cioè l'io, cioè la coscienza, ed è perché io sono quella visione del mondo, capito? Ecco, quindi voglio dire, la scienza di per sé non ha questa cosa, è l'applicazione di un metodo che, come tutti i metodi, per funzionare ha bisogno di limitarsi. Non è onnipotente, non è onnisciente, perché può studiare soltanto gli oggetti e non, per esempio, la coscienza. Può studiare quello che è misurabile e non quello che non si può misurare. Quindi, nell'ambito dei limiti di questa cosa, la scienza funziona benissimo. Il problema è quando gli scienziati, con poca consapevolezza filosofica, ritengono che la scienza sia capace di dare delle risposte che solo la filosofia può dare come risposte non dimostrate, capito? Non può, per esempio, alcuni scienziati sono convinti di arrivare prima o poi a una teoria del tutto.
Ora, una teoria del tutto è impossibile filosoficamente, lo sanno i filosofi, dai filosofi greci che lo sanno che è impossibile una teoria del tutto, perché una teoria sta nel tutto e quindi non può comprendere il tutto, è evidente, no? Però, capito, il punto è solo che questa idea di una onnipotenza della scienza è molto pericolosa, perché le attribuisce qualcosa che non può fare. Grazie Mauro. Buonasera a tutti e buonasera a Mauro. Buonasera Cesare, ciao, ciao caro. Ma io volevo dare il mio contributo. Ecco, io sono un praticante yoga, sono 25 anni che pratico yoga e questi ultimi tempi ho frequentato dei lama, quindi ecco, mi piace particolarmente il buddismo. Allora volevo dare il mio contributo dicendo questo, che la maggior parte dei percorsi spirituali, proprio ecco, quando chiedi ecco, a questi grandi yogi, grandi lama, eccetera, qual è lo scopo del percorso spirituale, è proprio prepararsi alla morte. Quindi io sinceramente ecco, non ho paura della morte, non ho paura nemmeno di parlarne. Ecco, è importante che uno quando ci arriva sta in armonia con se stesso, quindi che non abbia grosse ecco, conflittualità interne. Quello che volevo dire era questo, ecco, frequentando anche un corso universitario, quindi recentemente, ecco, c'è questo parallelismo tra il buddismo e diciamo, la scienza, quindi sembra che è un po' simile a quella che ha detto Mauro, quindi che la scienza ecco, ritiene che ci siano 7 moduli che gestiscono le varie situazioni e a turno uno di questi moduli prenda il controllo. Quindi un po' l'inconsistenza del sé, dell'io, quella che è ecco, una delle basi del buddismo, come la vacuità, l'impermanenza, eccetera. Quindi quello che volevo, quindi ecco il messaggio che volevo dire, ecco, io non ho paura di parlare della morte e non ho paura della morte, ecco, insomma, se ti consola. E l'altra cosa era quella io sono, ecco, Mauro ha influito veramente tanto nel mio percorso anche spirituale, diciamo anche nelle mie ecco, convinzioni. Infatti, ecco, sono d'accordo con lui che la vita ecco, è semplicemente una danza. Però ecco, poi ho pensato anche questo, che i buddisti dicono ecco, di cercare di trovare quel nucleo che no, dentro di noi, ecco, la natura di Buddha, quella parte migliore dell'essere umano, e quindi ecco, poi utilizzarla proprio per manifestare benevolenza e altruismo. E forse ecco, se dedicassimo una parte, soprattutto magari la seconda parte della nostra esistenza, perché magari la prima parte non ci pensiamo a queste cose, ma ecco a un certo punto, come dice Mauro, una volta abbiamo fatto la carriera, quindi abbiamo fatto i figli, ci rendiamo conto che siamo sempre insoddisfatti e quindi ecco ci mettiamo anche sul percorso spirituale. Poi lì, come dice Mauro, i maestri spirituali perfetti non ci stanno, quindi quello impassibile con la tunica bianca non c'è, però ecco devo dire Mauro che c'è sta qualche lama tibetano che si avvicina al tuo a quel modello e quindi dico ecco che non andrebbe male ecco, brutto se noi passassimo una parte del nostro tempo a tirar fuori quelle qualità migliori che i buddisti dicono che abbiamo dentro di noi e cercare di rapportarsi con benevolenza e con altruismo verso gli altri per migliorare perlomeno un pochino questa società e ecco, andare tranquilli ad affrontare quel famoso momento che era morte. Questo è quello che volevo dire. Grazie Cesare. Beh, sai, in realtà quello che succede, credo, alla maggior parte delle persone è che quando si inoltrano nella seconda parte della loro vita
E la seconda parte vuol dire che la vita che hanno di fronte sarà quasi sicuramente meno di quella che hanno attraversato, meno tempo immaginano che resti e più frequentemente vengono visitati dal pensiero della morte. Vengono visitati non necessariamente con ansia o con angoscia, però durante la giornata magari gli capita di pensare alla propria morte. Intanto perché cominciano a morire tante persone della propria età, poi se vai avanti negli anni cominci a vedere morire persone più giovani di te. Allora anche se non hai dei traumi, che non ti muore un figlio, eccetera, però comunque sia la presenza di questa idea della morte è più frequente, della fine di questi processi e quindi è più facile forse che in certi casi, a seconda di come è stata la propria vita, molto spesso in certi casi può succedere che uno come posso dire, si barrichi dietro un bunker, per esempio quello di far finta di essere sempre giovane, sempre aitante, sempre forte, eccetera. Oppure invece può capitare che ci sia una spontanea apertura del cuore, ecco. Sono un po' sospettoso a volte rispetto a quelli che vogliono sforzarsi di fare le cose, di essere buoni, di aiutare gli altri. Io ho visto tanta ipocrisia spesso in quelli che vogliono aiutare gli altri e poi li vogliono indottrinare e poi li vogliono convincere perché loro stessi all'interno hanno una poca fiducia nella cosa in cui credono e pensano che se tu converti gli altri, siamo in tanti a crederlo, quello che credi diventa vero, mentre come dico spesso il numero non fa verità. Così come l'idea di una preparazione alla morte, io vedo che appunto questa preparazione alla morte diciamo, può essere un'ottima idea, diciamo così, no? Per vedere di più l'adesso, come può essere per alcuni invece un rimandare, come quelli che rimandano dicendo vabbè la mia vita mo è andata così, tanto ci sarà la prossima e alla prossima vita faccio, capito? Per cui più che preparazione alla morte, io penso sia importante una preparazione alla vita, anche perché è vecchissimo, alla vita di adesso, a quello che c'hai adesso. Thich Nhat Hanh, che è un esponente di buddismo, riferiva un racconto di Tolstoi in cui veniva fuori che qual è la persona più importante della tua vita? Quella che in questo momento ti sta di fronte. Esattamente. E allora, sai, allora poi la morte diventa qualcosa che come quando morì Ramana Maharshi, che sembra che mentre stava morendo di là nell'altra stanza c'erano tanti discepoli che stavano piangendo e lui chiese alla persona che lo assisteva: ma che succede di là? Perché piangono? E lui disse: perché fra un po', maestro, tu ci lasci. E lui rispose: dove credono che vada? Certo. Ma io ecco, Mauro, dicevo prepararsi alla morte, voglio dire, per vivere meglio il dove presente. credono che vada, perché quello che io sono non va e non viene. Ecco, insomma. Sì, no, dicevo, ecco, prepararsi alla morte per vivere meglio il presente, ecco. Sì, l'idea della morte è quella, perché tante volte noi pensiamo di poter rimandare per esempio il chiarimento con una persona, la manifestazione di affetto verso una persona, perché vabbè lo faccio, adesso magari mi vergogno un po', lo faccio, devo chiedere scusa per una cosa che ho fatto, no? Lo voglio fare, però insomma, e allora rimando. Allora se rimandi magari poi mori e non l'hai fatto. Allora l'idea del morire, è che ogni lasciata è persa, come dicono a Roma, cioè è importante quello che c'è, insomma, fare quello che c'è, per cui
a quel punto tu viaggi con leggerezza, perché altrimenti viaggi con tutti i pesi delle cose che non hai ancora smaltito, non hai ancora chiesto scusa a quella persona, non hai ancora manifestato la tua gratitudine verso quell'altra. Qualcuno ha detto che l'unico rimpianto che si ha al momento di morire è l'amore che non si è riusciti a manifestare anche se c'era. Ecco, e allora il pensiero della morte, inteso in questo senso, getta una luce di immediatezza, ecco, in quello che possiamo fare, e non sempre succede, ma quando succede è una bella cosa. Alessandro voleva fare una domanda. Eccomi qua. Più che una domanda, è una cosa che... Alessandro, ciao. Ciao, che mi è successa oggi. Io faccio spessissimo un sentiero qua fuori, abito in montagna e oggi è successa una cosa. Tra l'altro ascoltavo, nelle cuffiette ascoltavo quell'episodio che racconti spesso della barca senza ormeggi, che ci arrabbiamo. E in quel momento ho realizzato, mi è arrivato il pensiero, ho detto, ma ho fatto quel tratto di sentiero, era un tratto abbastanza lungo, perché mi sembra di non averlo fatto. Ho dovuto fare di non esserci, e c'era passato per forza, perché mi trovavo in un punto dove dovevo essere per forza passato di lì. E lì ho detto, ma in quel momento ero da un'altra parte o non c'ero proprio. Ho dovuto fare uno sforzo, ma che è durato parecchi minuti, per cercare di avere degli appigli per dire, ma io c'ero in quel momento lì. Pian piano ho ricollegato, ho detto, ma sì, forse sì, ma quando è successo non c'ero, ero da un'altra parte. E allora mi è venuto in mente, ho detto, questo lo devo dire a Mauro stasera. Ed a volte capita, anche altre volte mi capita spessissimo guidando. E allora dico, ma non ci sono? Com'è possibile che qualcosa accada? Perché mi trovo a questo punto e in quel momento però non avevo la sensazione di fare, cioè non c'ero per farlo. Si vede che ogni tanto succede. No, ma succede spesso con le azioni automatiche, perché da un certo punto di vista l'automazione rende l'attenzione disponibile ad altro. Come dicevo prima, per imparare a guidare una macchina devi tutta l'attenzione mettere al piede, la frizione, il cambio della marcia. Poi quando diventa automatico è perché così la tua attenzione resta disponibile per altre cose. Quindi da questo punto di vista succede che l'attenzione sta da un'altra parte, ma quell'altra parte magari è più importante che non l'azione che stavi facendo e su cui non hai messo l'attenzione, no? Come invece altre volte l'attenzione se ne va così di qua e di là senza focalizzarsi su niente in particolare. È come funziona la cosa. Il punto è che a volte noi viviamo in un mondo appunto dove la nostra attenzione se ne va di qua o di là, in una specie di sonno, dove le azioni del corpo sono automatiche, della mente-corpo normali, e l'attenzione va così. E non è che è sbagliato. A volte abbiamo bisogno di questo, per carità. Ma nel momento in cui invece ci troviamo di fronte a un imprevisto, ecco che l'attenzione torna e di fronte a quell'imprevisto prova sconcerto, prova stupore, sorpresa, che può essere anche una bella sorpresa. Bussano alla porta e trovi un amico che era partito per l'estero e è venuto all'improvviso, no? Ecco, però in quel momento, in quel primo momento, nel primissimo momento, si apre qualcosa
che va oltre il riconoscimento di quello che sta succedendo, che va oltre il senso che noi gli attribuiamo. Sì, va oltre quel commentatore, diciamo. Esatto, esatto. Si attiva qualcosa di più, come l'esempio della tigre, che non c'è bisogno di pensare che ci sia qualcuno che faccia qualcosa per evitare il pericolo della tigre, avviene da sé. No, racconta No, questa cosa. Se mi trovo in una stanza davanti a una tigre, non devo pensare scappo. Non ci deve essere qualcuno no, ti trovi fuori, certo. Sì. Sì. Sì, quelli sono altri automatismi molto utili per sopravvivere, no? Sì. Certo. Vedere diventa agire. Sì. Non c'è più necessità che qualcuno dica fai questo. Sì. Senza io. Sono Pietro, posso fare una domanda? Ma certo. Allora, buonasera a tutti. Ovviamente è tutto molto bello, questo molto indefinibile. Allora, io volevo fare una domanda per quanto riguarda quello che dicevi, Mauro, all'inizio, no? Quando parlavi della bolla che ci siamo costruiti, no? delle sorprese, e che a volte questa bolla si può, come dire, si può squarciare, si può creare una fessura. E quindi là mi pare che, insomma, come dire, se ho capito bene, si può cadere in caduta libera proprio in quel momento, giusto? A questo ero riferito, giusto, Mauro? Sì. Ok, allora, in quel momento, qualora dovesse accadere, no? Perché cioè, la domanda che volevo farti è: ci può essere una, come dire, una sensazione di pazzia? Allora, dipende da quello che intendi per... Una pazzia sul punto di non ritorno, ecco, questo dico. Sì, più che una pazzia ci può essere la paura di impazzire, in modo tale da non... Ecco, era questa la domanda. Lì, in quel caso lì può essere talmente ancora forte da procurare veramente il panico che può causare, come dire, che può avere poi un punto di non ritorno. È possibile questo? Un punto di non ritorno nel senso negativo e non positivo. Sì. Ecco, una domanda interessante che fai, perché diciamo sì e no, nel senso, quando noi parliamo di io, noi usiamo una parola che ha molti significati. Per esempio, io può significare l'insieme di una serie di funzioni psichiche che regolano la nostra vita, il nostro organismo, il riconoscimento delle cose, no? Quindi, cioè, questo funzionamento, questo centro che funziona e che psichicamente, eccetera, noi a volte lo chiamiamo io. Poi per io possiamo intendere invece delle immagini che ho di me. Per esempio, io posso essere figlio con i miei genitori, posso essere professore quando insegno a scuola, posso essere allievo quando vado a fare un corso di cucina. Cioè ci sono tutta una serie di ruoli e di immagini profonde che ho di me. Alcuni hanno di se stesso un'immagine di un perdente, di un incompleto, altri invece hanno un'immagine gonfiata, no? Quindi, però tutte queste immagini si alternano molto spesso e sono tutta una serie di identificazioni con cui la nostra psiche, no? Di cui si serve la nostra psiche. Poi ci sta quello che a volte viene chiamato il sé, cioè ciò che io sono veramente, quando dico io, e che ha a che fare invece con quella coscienza, con quello sguardo su tutto, da cui io vedo tutto il mondo, me stesso, eccetera. Allora,
quindi diciamo che da un lato io è una serie di cose, di processi psichici. Questi processi psichici possono funzionare bene se il corpo-mente si trova in equilibrio, possono invece avere una fragilità, perché magari se uno ha avuto delle esperienze molto traumatiche nella propria infanzia, proprio quando quell'io si andava un po' strutturando, rimangono dei buchi, diciamo così, che in certe condizioni di vita successive molto molto drammatiche possono portare a, tra virgolette, impazzire, nel senso di perdere un po' questa coerenza interna. Questo riguarda lo psichico. Poi c'è l'identità nostra e lì dipende da quello che crediamo di essere. Ora, se noi abbiamo identificato, come dicevo prima, questa misteriosa radura di luce che noi siamo con il corpo-mente, pensiamo di essere solo il corpo-mente, avviene questa specie di sintesi, per cui io credo di essere, che la mia coscienza, quello che è, sia il corpo e la mente, e quindi sia anche quell'io, magari in certi casi poco ben strutturato, in altri invece ben funzionante, che è però un io psicologico, che poi è come dire fisico, perché è fatto dal cervello, eccetera. Allora, quando succede un'esperienza che ti manca il terreno sotto i piedi e ti trovi ad annaspare in caduta libera, va bene? Ecco, se finché tu ti identifichi con l'idea di essere un io separato, cioè identificato col corpo e la mente e separato dal tutto, che è una di quelle immagini di sé che ha la psiche, quindi noi siamo convinti spesso di essere un io separato, cioè sappiamo che non è così, per esempio per il corpo non è separabile, è un flusso di sostanze. Il corpo è un flusso di sostanze come l'ossigeno, l'acqua, i nutrimenti, che fluiscono in continuazione in una certa struttura, in un pattern, come un gorgo d'acqua. Il gorgo è fatto di acqua che cambia sempre, non è separabile dal fiume. Noi siamo lo stesso rispetto all'universo come corpo, però ci sentiamo invece come se noi finissimo con la nostra pelle e fossimo limitati, soli, incompleti e minacciati da un universo là fuori molto più grande di noi. Questa idea nasce dall'identificazione di ciò che noi siamo, e cioè chiamiamola la coscienza, quello che ti pare, con questo corpo-mente che ha il suo io. E allora quando diciamo io diciamo questo. Se questo io è fragile perché ha avuto delle vicissitudini, così come capita che qualcuno abbia un corpo che si ammala facilmente in certi punti, no? Allora un'esperienza di perdita di confini, di annaspare in caduta libera, può portare a un infragilirsi di quell'io psicologico, cosa che non necessariamente accade, perché spesso ci sono meccanismi di difesa che interrompono sta caduta libera. Cioè, in genere quello che succede è che la caduta libera inizia, io vengo terrorizzato da tutto questo e si richiude. Ma in certi casi di fragilità può succedere che questa caduta libera possa destabilizzare momentaneamente, almeno, se no è questo l'io psicologico. Il punto è che la cosa diventa particolarmente angosciosa se si identifica ciò che noi veramente siamo con l'io psicologico e basta, capito? Perché da un altro punto di vista ciò che noi siamo non cade, cioè noi non siamo, finché noi pensiamo di essere un io separato, abbiamo paura di cadere in quell'abisso. Quando scopriamo che noi siamo l'abisso, l'abisso non cade. Quindi è solo quell'io separato, quella idea di essere un io separato che finché c'è crea il nostro terrore. Perché quando non c'è più diventa tutto pura meraviglia. Quindi
E si hanno anche casi, scusami, si hanno anche casi invece di persone che hanno un io fragile, un io psicologico fragile, e che questo le abbia aiutate. Cioè a volte è successo che persone con un io fragile, nonostante la loro fragilità, abbiano avuto proprio per questo un accesso facile a questa spaziosità, e che magari abbiano riconosciuto tutto questo dopo molto tempo, magari, in cui ci sono persone che magari le hanno portate allo psichiatra perché non avevano un io, mentre semplicemente non avevano particolarmente, in maniera particolarmente marcata, l'idea di essere un io separato, e le portavano allo psichiatra, capito? C'è stato un caso famoso di una bambina che fece il giro di tutti gli psichiatri, però era una bambina che per il resto stava benissimo, solo che non aveva questo senso dell'io. Poi quando si è trovata di fronte a dei esponenti di spiritualità, hanno riconosciuto che aveva spontaneamente l'esperienza della trasparenza del proprio io. Perché l'io psicologico non ha bisogno di scomparire, non è che deve scomparire, l'io psicologico ci può essere, è che non è solo quello che siamo, tutto lì. Noi siamo anche questo corpo, questa mente, con tutte le loro fragilità, ma non siamo solo quello. Se pensiamo di essere solo quello, quando ci capita un'esperienza di annaspare in caduta libera, è molto angosciosa. È molto angosciosa, ma c'è sempre una valvola di sicurezza, non c'è sempre una valvola di sicurezza, voglio dire, come dire, un tentativo riuscito di rientro volontario. Si capisce la domanda? Sì, no, ma in quel momento non c'è più niente di volontario, ovviamente. Non c'è niente, anche se c'è un rientro, il rientro è più di tipo istintivo, che non è che decidi di rientrare. Per esempio a me, quando capitò con l'incontro di Sargadatta di provare un po' questa sensazione, io avrei voluto continuare ad andare giù, ma c'era qualcosa, mio malgrado, che richiudeva, capito? Perché era una reazione istintiva di come quando cadi, t'aggrappi, no? Non è che ci devi pensare. In genere appunto succede questo, poi però può succedere pure di tutto, insomma. Però la meditazione intesa come danza, non come imposizione spirituale, sì, voglio dire, può affinare questo processo di leggerezza? Certamente dipende da come la intendi, appunto, e da come ed anche dal tipo di meditazione, perché ce ne sono. Per esempio, ho fatto un paio di volte, ho partecipato a corsi di meditazione vipassana, di corsi di 10 giorni, no? Mm-hmm. Che poi ho continuato anche autonomamente a casa, che poi però ovviamente come dire, l'io si rifiuta poi di farle queste cose, però ci sono stati periodi in cui io, per me era una cosa molto, come dire, molto bella, forse fin troppo bella, forse mi ci attaccavo anche un po' troppo, e lì veramente cominciavo a percepire le vibrazioni proprio del corpo, l'energia, no? E quello mi aiutava molto ad essere leggero, ma molto. Voglio dire, cioè entrare in filoni di questo tipo può aiutare, può fortificarsi nel senso di leggerezza, come dire, l'affrontare di un evento di caduta libera. Guarda, può senz'altro, come il contrario, cioè dipende tutto da, voglio dire, per esempio, se tu fai Ti chiedo scusa per queste domande, perché no, ma è importante. Se tu fai, per esempio, un ritiro di Vipassana intensivo, va bene, di 10 giorni, in certi casi, se hai una
mancata integrazione di un io, puoi avere un episodio psicotico. Io una notte ho avuto sono andato in panico ed è durata un paio di giorni. Sì, la paura di perdere l'io, no? Ecco. A volte succede proprio così, perché? Perché è un'esperienza intensiva dove se tu hai certe difese, poi la cosa le abbassa le difese, ma se tu hai poche difese già di partenza che non sono strutturate, la Vipassana è una delle classiche tipi che vengono chiamate meditazioni di smascheramento, no? Della cosa, per cui diventa tutto fluido, per esempio, come dicevi, se tu già c'hai poca struttura a cui aggrapparti e fluidifichi quella poca che c'hai, poi è chiaro che scivoli diciamo, in un'angoscia, no? Di perdita un po' dell'identità. Il punto è che la perdita dell'identità significa la perdita in realtà di quelle autorappresentazioni che sono utili come interfaccia fra noi e la realtà. Voglio dire, l'identità è ciò che è identico, non si può perdere. Perché quando tu hai l'impressione di perdere la tua identità, chi è che ha l'impressione di perdere l'identità? È un'identità che tu non puoi perdere, capito? Anche se cadi nel buio, quello che tu sei resti, è quello che resta anche nel sonno profondo senza sogni, che non è il senso di esserci, ma qualcosa resta. Quella non si può perdere, neanche se diventi pazzo e ti mettono al manicomio e non lo puoi perdere. Però è chiaro che quella esperienza di perdita di quelle strutture che servono, per quanto siano convenzionali, è chiaro che a quel punto quelle strutture è importante mantenerle, insomma. Ecco, allora, mentre e quindi anche fare delle meditazioni intensive, insomma, in certi casi può essere controproducente. Lì è importante avere un insegnante che ti segue, che ti sa seguire, perché non è che uno allora, se ha questo tipo di problema, non deve meditare. Semplicemente deve fare un tipo di meditazione che crei in lui le stesse cose che quella che meglio che non faccia crea nelle persone che non hanno il suo tipo di problemi. Ognuno è fatto in un modo particolare. Una volta Ajahn Chah era un grande maestro della tradizione buddista della foresta, tra l'altro appunto da cui viene anche, no, collegata la Vipassana, e una volta un discepolo ci litigava con questo maestro perché diceva: ma come tu sei irrazionale, perché a me mi dici di fare una cosa e a quell'altro gli dici di fare il contrario. E lui gli disse: vabbè, ma scusa, dico, il sentiero è uno, ma se tu sbagli e vai a destra, io ti dico vai a sinistra. Se quello sbaglia e va a sinistra, gli dico vai a destra. Ma perché il sentiero è quello. Quindi anche con la meditazione bisogna anche capire qual è quella che serve a una certa persona. Grazie Mauro. Grazie a te. Sì. Io volevo fare solo velocemente una domanda a Mauro. Ah, scusami, non avevo visto. Ho visto la mano alzata, sì. No, volevo dirti questo, Mauro. Anch'io ho provato questa sensazione del risucchio proprio, ecco, del qualcosa che mi prendeva, era scomparsa la stanza e tutto, quando facevo dei kirtan, quando un mantra particolare mi prendeva, mi sentivo proprio risucchiato, eccetera, eccetera, la stanza spariva e però mi fermavo. Questo mi è successo 2 o 3 volte e la notte poi mi sognavo un'enorme porta luminosa e io stavo sulla soglia che non riuscivo a varcarla. Che vuol dire secondo te? Che non si può varcare. Cioè, no, sai che c'è quel famoso testo Mumon Kan, il testo di Paradossi Zen,
che intitola La porta senza porta. Cioè... però io non mi sono lasciato andare, capito? Mi sono proprio ancorato con la mia razionalità. Quando sentivo che questo Kirtan mi prendeva, allora, capito, mi ancoravo alla sedia, certo. E cominciavo a toccare tutto, no? per non farmi prendere dal flusso. Certo. E poi ti sei sognato una porta che non riuscivi a varcare. E perché? Ecco, appunto, non me lascio andare. Perché la direzione non è quella della porta. Se tu vuoi varcare la porta, devi fare un passo indietro. Allora sparisce la porta. Nel senso, lo so, ma la razionalità è troppo forte. Te la dico in un altro modo. Sì, fammi capire perché non ho capito. Allora, tu avevi un'esperienza di perdita dell'io. Sì, praticamente ero partito, nel senso che... Solamente che non finiva, cioè non durava, perché poi recuperavi l'io. Sì, nel senso c'era, io penso sono troppo razionale. Infatti dopo queste esperienze mi sono detto io non... la porta non la passerò mai. Nel senso che appena sentivano qualcosa che mi prendeva e io facevo... Recuperavi l'io. E recuperavo la ragione, la razionalità. Ecco, allora, adesso, credere che per passare la porta significhi andare in fondo a quell'abisso senza recuperare l'io è non riuscire ad attraversare la porta. Perché? Perché dal punto di vista della presenza che tu sei, della presenza che tu, io e tutti noi siamo, dal punto di vista di questa presenza, che è esserci e essere coscienti, è del tutto irrilevante se tu perdi l'io o se lo ricostruisci. Perché quando tu perdi l'io, quella è la presenza senza io. E quando tu recuperi l'io, è la presenza con l'io. È del tutto irrilevante. Non è quella la liberazione. La liberazione non è liberarsi dall'io, è vedere che se c'è l'io o non c'è, è la stessa cosa. Sì, ho capito. Nel senso... Vabbè, se hai capito, non hai capito, perché non si capisce. Appunto... guarda che ti sogni stanotte, va. Mi sogno, vabbè. Ok. Caro Cesare, piacere di averti rivisto comunque. Sì, vi auguro una buona notte e alla prossima con gran piacere. Ciao. Ciao.